Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche disponibili per l'amore di febbraio 2026. Abbiamo la sacerdotessa, ragazzi. È una carta di forte intuizione, è una carta che invita a guardare al futuro, ma è anche una carta che invita a guardare un po' al di là di quello che può essere, diciamo, il giusto o sbagliato, le due opzioni, via. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino. Trovate anche i corsi gratuiti presenti sul canale e il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per l'amore. Partiamo con un 4 di spade, abbiamo un 7 di spade, 8 di bastoni, 9 di bastoni, diavolo, fante di pentacoli e matto. Allora ragazzi, come vedete ho cambiato la lettura e questa funziona così. La prima linea, cioè questa, è la vostra energia. Andiamo a vedere quali sono i movimenti energetici del mese. In un secondo momento, e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della persona che vi interessa, qualsiasi sia il tipo di relazione. Cioè potrebbe essere una relazione che è nata da poco, una relazione già consolidata, una relazione clandestina, non importa, ok? È l'energia dell'altra persona. Allora, partiamo da questo 4 di spade, che mi sembra come un momento introspettivo dove potreste analizzare le vostre emozioni, i vostri pensieri, le sensazioni, quello che è stato, quello che potrebbe essere. Andiamo a vedere il 7 di spade. Abbiamo un 7 di bastoni, un 10 di pentacoli e un diavolo. Guardate, considerate la sacerdotessa che vi ho detto prima, la scelta fra gli opposti o il vedere al di là degli opposti e il 2 di bastoni che mi parla proprio di come un'indecisione. Qui c'è anche un diavolo, due perché ce ne avete già anche un altro qui. Non vi nego che effettivamente potrebbe esserci qualche situazione un po', diciamo, da gestire, potrebbe essere a livello familiare, potrebbe essere a livello di un nuovo amore, potrebbe essere una nuova persona che vi intriga. Non è che, beh sì, c'è qualcuno di nuovo. Andiamo a vedere l'8 di bastoni, 8 di coppe e re di bastoni. Guardate, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe un po', diciamo così, raccontarvela, perché abbiamo 7 di spade, abbiamo il diavolo, c'è come questa componente di un nuovo inizio, una nuova associazione, potrebbe essere una nuova unione.
E qui ho come l'idea che ci sia bisogno di definire alcune parti di questa situazione o di questa relazione. Vi dico che essendoci il diavolo potrebbe essere una relazione clandestina, eh? Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 8 di spade. E regina di bastoni. Io sento che qualcuno con questo 9 di spade sta mettendo delle barriere e è facile che siate voi, anche perché si parte con questa energia di 4 di spade, che è un'energia un po' ritirata, un po' a fatti vostri. Però effettivamente c'è questa persona che potrebbe affacciarsi, ma fate attenzione perché c'è un 7 di spade. Ora, non so se siete voi che state dicendo mezze verità, magari perché non volete esporvi troppo, o se sia proprio l'altra persona che in qualche modo vi sta un po' intortando. C'è anche un asso di coppe, quindi un qualche tipo di emozione, di sentimento potrebbe esserci. Andiamo a vedere questo di diavolo, così magari mi è più chiaro anche questo. Guardo queste carte ma sono scivolate dal mazzo. Allora abbiamo un 4 di spade, la giustizia, la stella, un 9 di bastoni e un re di pentacoli. Andiamo a vedere il diavolo. 4 di bastoni e asso di spade. È la comunicazione qui che manca, eh? Io sento che si deve come comunicare in modo trasparente. Perché qui avete sia il 4 di bastoni che il 10 di pentacoli. Qui c'è come o un ideale o una situazione a livello di abitazione, a livello di casa, a livello di famiglia potrebbe anche essere, che va un po' affrontata in modo aperto, secondo me. Potrebbe anche semplicemente essere l'idea che avete voi di famiglia o il fatto che voi volete avere una famiglia, ok? È come se ci fosse un tema qui che dovete prendere di petto e invece sento che si farà un po' il giro intorno. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Abbiamo il Giudizio, un 3 di coppe e un Cavaliere di Spade. Lo so, ragazzi, potrebbero esserci anche dei giochi di potere all'interno di questa situazione. Ho l'idea che ad un certo punto, perché sia l'otto di bastoni che il cavaliere di spade sono carte un po' che accelerano il movimento energetico e abbiamo anche un 3 di coppe, quindi o qualcuno potrebbe rendersi conto di questo diavolo in quanto un trio, quindi magari state conoscendo questa persona ma vi rendete conto che non siete gli unici due all'interno della relazione, anche perché c'è qui il giudizio, quindi non vi nego che potrebbe arrivarvi come questo colpo di illuminazione piuttosto che proprio una notizia, una chiamata, una telefonata, un'email, un messaggio, uno spettegolezzo, qualche cosa che effettivamente vi fa prendere un po' coscienza, secondo me. Andiamo a vedere il matto. 4 di spade, che è la stessa carta con cui iniziava la lettura, e 8 di pentacoli. Potrebbe esserci come una battuta in ritirata, da parte vostra, o come un prendere tempo. Sì, perché sento che qualcuno di voi ha bisogno di viversi la quotidianità per capire questo diavolo a che cosa fa riferimento. Diciamo che il punto di partenza vostro non è proprio, come vi posso dire,
proiettato in avanti, nel senso che qui c'è come una sorta di autoanalisi delle proprie emozioni, di quello che si vuole, di che cosa ci si aspetta dagli altri. C'è effettivamente la conoscenza di questa persona, però c'è un 7 di spade, ragazzi, e 2 diavoli. Io non so se effettivamente sia poi così sincera questa persona oppure no. E vi dico che potreste anche essere voi a non essere completamente sinceri, magari con voi stessi direttamente. Però qui si tratta di mettere un po' i puntini sulle i, la comunicazione è una cosa molto importante. Qui abbiamo re e regina di bastoni, quindi tecnicamente può essere una buona coppia. Mm. Qualcuno dei due vuole rimanere da solo e sento che questa parte verrà omessa, probabilmente. Va bene la storia, va bene conoscersi, va bene tutto, però probabilmente c'è come preferisco non coinvolgermi più di tanto in questa situazione, in questa relazione, ma poi secondo me verrete a scoprire che sì, secondo me verrete a scoprire che o non siete gli unici nella relazione o prenderete come del tempo per capire se effettivamente è la persona ideale per voi in questo momento di vita. Avrete come bisogno di vivervi la quotidianità. Andiamo a vedere le energie dell'altra persona. Wow, si sono già girate tutte in blocco così, vediamole. 7 di spade, e già qui doppia energia. Abbiamo l'appeso, un 2 di coppe, un 10 di coppe, asso di bastoni, imperatore e 4 di spade per la terza volta. Diciamo che il diavolo, vedendo questo asso di bastoni, può anche essere collegato alla passione, anche se poi, se ve la devo dire tutta, avete 2 7 di spade, quindi qualche sotterfugio qui c'è, secondo me. Andiamo a vedere carta per carta. Io adesso, ragazzi, vi dirò l'energia più importante, il movimento energetico, poi voi adattatelo alla vostra relazione. Allora, partiamo con questo 7 di spade. Abbiamo una regina di spade, un 3 di bastoni e un 10 di pentacoli, che è una carta che si ripete. Allora, o questa persona vi ha raccontato delle bugie per quello che riguarda il passato, o potrebbe essere... ho anche la sensazione che potrebbe, come dire, essersi fatta delle illusioni questa persona in passato. Magari su come doveva essere un'unione, sul ruolo di questa persona all'interno di una relazione. Andiamo a vedere l'appeso, perché adesso mi sembra in una fase riflessiva, potrebbe essere, infatti sto tirando su tutto. Abbiamo anche il 2, no scusate, un 10 di spade e un fante di coppe. Devo dire che mi sembra titubante anche l'altra persona, non è solo la vostra energia così. Può darsi che sia per quello che entrambe abbiate il 7 di spade, non perché in realtà vogliate raccontare delle bugie, ma vi sento come un po' in fase protettiva probabilmente. Qui è successo qualche cosa perché tutti e due avete 7 di spade e 10 di pentacoli, 7 di spade e 10 di pentacoli, quindi c'è come un qualche tema legato all'unione, a un'ufficializzazione, magari all'idea di matrimonio potrebbe essere. E in questo momento sento che questa persona è abbastanza bloccata. È come se volesse fare magari dei passi in avanti, però non si muove tanto. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Perché questa persona ha voglia di qualcuno. Gli amanti.
ha voglia di trovare la propria metà. E 6 di coppe. Secondo me questa persona ha degli alti ideali, della coppia, della relazione. Adesso bisogna vedere questo 7 di spade se è stato, diciamo, messo in atto in via protettiva, perché ci sono quelle che chiamano bugie bianche, cioè sono come delle bugie ritenute tipo innocue, che servono più che tutto per coprirci, per proteggerci, per non svelarci del tutto subito. Però io ho come l'idea che questa persona voglia la favola, che stia cercando la favola. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo un 10 di coppe di nuovo e la carta della luna. Sì, però effettivamente potrebbe avere delle proiezioni sul come impostare una relazione, come trovare un punto di incontro da favola, mi viene da dire. O potrebbero proprio esserci dei temi sulla famiglia, sull'ideale di famiglia. Magari questa è una persona che non vuole convivere, ipotesi, o che non vuole avere figli e può anche essere uno di questi temi che viene nascosto qui, con il 7 di spade. Andiamo a vedere l'asso di bastoni perché è un bell'inizio, è un incontro, di nuovo 7 di spade. Oh, ma porca paletta. Temperanza e 8 di bastoni. Si comunica qualche cosa, secondo me, per dare come il passo a questo inizio passionale, a questa passione, alla sessualità. Però io sento che la persona non è, come vi posso dire, in completo equilibrio. Io credo che queste bugie le racconti anche a se stessa, non solo a voi. Andiamo a vedere l'imperatore, perché comunque è un imperatore, cioè nel senso è una persona che può essere presente, costante. Guardate, giudizio e 5 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 4 di spade, va? Cinque di coppe, 4 di pentacoli. Io ho come l'idea che anche questa persona abbia bisogno di curare qualche parte di sé, anche perché anche qui abbiamo la temperanza al contrario. È come se foste in una fase dove sì, o vi state conoscendo o state comunque affrontando certi nuovi argomenti all'interno della relazione, ma è come se ognuno dei due non avesse tanto il coraggio di affrontare certi temi e quindi si andasse un po' a tentoni. Un po' per le paure, un po' per le proiezioni, un po' perché se vogliamo guardare, diciamo, il lato più brutto, con tutti questi diavoli e 7 di spade, potrebbe esserci veramente una terza persona già presente. Devo dire che la fine del mese, secondo me, può come finire con un nuovo punto di partenza per la relazione, dove voi seguirete anche la vostra intuizione. Il 4 di spade ce l'avete 2 volte voi e ce l'ha una volta la persona. Si tratta di fare un esame di coscienza, si tratta di fare come un percorso spirituale. Tenete presente che qui la temperanza è al contrario, il 4 di spade è uno degli arcani minori della temperanza, quindi anche questa persona ha come bisogno di risanare qualche cosa. C'è una volontà, io sento, però c'è anche come una mezza verità o una parte della verità che per adesso è come se non venisse fuori. Andiamo a vedere qualche oracolo. Al mare, carta numero 7. Difatti, quando io vedo questa carta mi viene sempre in mente che anche se sulla cima
diciamo in superficie il mare sembra piatto, sembra calmo, sotto ci sono sempre delle correnti marine molto importanti che alle volte trasportano addirittura cose, ok? Quindi è un po' come se vi, e tra l'altro un 7, qui abbiamo 2 sette di spade, è un po' come se vi dicessero non vi fate ingannare dalle apparenze. Matrimonio, questa situazione include il matrimonio. Ragazzi, secondo me ci può essere un matrimonio con tutti questi diavoli, questi 7 di spade e il 3 di coppe qui e insomma non vi nego che effettivamente per qualcuno la persona di vostro interesse potrebbe essere sposata perché vi ricordo che comunque qua c'è un imperatore. Ok, imperatore, il 10 di pentacoli, fatemi vedere che altro, eh. Questa cos'era? Asso di coppe. Fatemi sapere poi nei commenti. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso basato sul lavoro delle credenze limitanti con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete fare come autodidatti attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi ci saranno quelle sull'amore, sul lavoro, sulla salute, sul tempo, insomma ce n'è un'infinità. E in più però in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di come si vede nell'astrale, alto e basso astrale, si parla di Kundalini, insomma c'è tutto quello che io ho imparato in decenni di formazione che ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione proprio per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Sono 4 playlist, hanno la copertina lilla e i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi potete comunque curiosare. Tenete presente che sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!